Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. E mentre sto metabolizzando ancora questo 6-2 in Champions contro il PSV Eindhoven, ci sono delle cose che però non mi faranno stare mai tranquillo finché non troveremo la quadra, ovvero lo spogliatoio, conferenza stampa di mister Antonio Conte post partita, le parole di Noah Lang alla televisione olandese. Diciamo che non lasciano presagire niente di buono, però c'è stato un discorso del mister a Castelvolturno. Andiamo a fare il punto della situazione, includendo anche il rientro eventuale di Lobotka e Rachmani, come stanno gli infortunati e quando potranno rientrare. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se passate per la prima volta e vi fa piacere, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. E se vi piace questo video, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Detto questo, partiamo dalle condizioni di Rachmani e Lobotka, perché ciò che ci fanno sapere è questo: Lobotka 10 giorni ancora e poi potremmo rivederlo tra virgolette in campo, perché poi c'è sempre, diciamo, il cominciare a lavorare in gruppo, ritrovare minutaggio, quindi una decina di giorni. Per Rachmani dovrebbe essere cerchiata la partita con il Como. Parlo al condizionale perché poi bisogna vedere ancora come va l'iter riabilitativo e se ce la farà per quanto riguarda la partita contro la squadra di Fabregas. Detto questo, al di là del 6-2, sconfitta sonora, di più, brutta figura, assolutamente sì, vergognosi anche, però lasciando da parte poi i 6 gol presi, che saranno poi ricordati per sempre, resteranno nella memoria perché sono brutte figure che comunque non andranno mai via. Mi volevo un attimo soffermare su questa situazione spogliatoio, visto che oggi è uscita una notizia per quanto riguarda un discorso di Conte a Castelvolturno. Un'ora di confronto schietto e profondo al centro sportivo, video alla mano per analizzare il crollo di Eindhoven. E da qui che Antonio Conte e il suo Napoli vogliono ripartire. Dopo il pesante 6-2 incassato dal PSV, l'allenatore ha tracciato una linea chiara: o si reagisce subito già sabato contro l'Inter, oppure la crisi rischia di diventare irreversibile. La squadra scossa ha scelto la prima via. Ci mancherebbe altro. Conte ha parlato con lucidità prima di Eindhoven e poi a tu per tu con il gruppo squadra. Non mi interessa la gloria personale, il bene supremo è il Napoli, un concetto che Aurelio De Laurentiis ha pienamente condiviso, sposando la linea del tecnico. Pazienza, compattezza e fiducia nei nuovi arrivati, a scrivere il Corriere dello Sport. E allora fermiamoci qua. Pazienza, compattezza e fiducia nei nuovi arrivati. Di compattezza non possiamo parlare, visto ciò che è successo e i 16 gol incassati finora in stagione, quindi non è il Napoli compatto dell'anno scorso, sia come gruppo e sia per quanto riguarda in campo, perché siamo diventati veramente un colabrodo, con linee molto lunghe, con diciamo recuperi che finiscono male, perdiamo troppi palloni e quindi c'è da lavorare e non poco. Da quel punto di vista, fiducia nei nuovi arrivati. Se i nuovi arrivati non vengono schierati e non gli viene data fiducia dal mister in primis, che cosa si può fare? Perché poi le parole di Noah Lang sono state molto chiare. Ho parlato con Conte una sola volta, è meglio che sto zitto. Ho firmato un contratto con il Napoli e quindi questo è rassegnazione per quanto riguarda il calciatore. E ci sta anche perché Noah Lang veniva da un PSV Eindhoven che ha superato i 100 gol la scorsa stagione. Tu sei uno ovviamente degli attaccanti esterni o centrali che siano, hai contribuito a questi 104 gol, ti arrivi comunque a Napoli e ti ritrovi in una situazione quasi a inizio novembre, fine ottobre, inizio novembre, dove hai visto il campo molto ma molto poco per sicuramente dettami tattici. Voglio un esterno che fa la doppia fase, mi fido meno e mi fido più di qualcun altro. Va benissimo, io la voglio pure capire questa situazione, ma ci sono state partite e occasioni dove poteva essere la prima scelta il cambio Noah Lang, lo potevi far entrare un po' prima, potevi puntare sul calciatore per farti dare, diciamo, qualche risposta sul campo. Non ce n'è stato nemmeno, diciamo, nemmeno la condizione, nemmeno la situazione che hai potuto cavalcare nel dire: ah, oggi hai giocato tutta la partita, perfetto, analizziamo, qua no, là sì, qua mi sei piaciuto, là meno, devi migliorare qui, devi migliorare lì. Perché poi non credo che il Napoli, schierando solo Noah Lang, perché con Noah Lang
dobbiamo fare il confronto, viste le parole che sono uscite post partita. Non credo che schierando solo Novalanga poi imbarchi totalmente e perdi tutte le partite per colpa di quella fascia sinistra. Punto primo. Punto secondo, non ti fidi di quell'esterno d'attacco, diciamo, a sinistra. Hai provato Neres e hai visto che non funziona Neres comunque se non gioca a destra a piedi invertito, funziona molto meno. Hai Elmas. Perché non schieri Elmas su quella fascia sinistra? Spinazzola Elmas e hai tutte le, diciamo, tutte le situazioni che vuoi tu, dal punto di vista difensivo e dal punto di vista offensivo. Elmas, scusate che mi prude l'occhio, ecco, dal punto di vista difensivo e dal punto di vista offensivo. Quindi diciamo che le situazioni in casa Napoli ci sono e come. Bisogna ovviamente metterli in condizione di potersi esprimere al 100%. La situazione che però a me diciamo lascia interdetto è questa condizione dei quattro centrocampisti. Conte non si vuole staccare da questa cosa, l'ha ribadito nella conferenza stampa post partita, parole sue. Quindi andiamo avanti con questa linea, pur sapendo che probabilmente non porterà a grandissimi risultati, perché in primis devi avere un piano B, secondo me, sempre. Appunto, secondo, se ti vengono a prendere uomo su uomo e perdi i duelli, è finito il Napoli. Quindi sei limitato da questo punto di vista. Io sono stato uno dei primi a dire, dopo le prime due uscite, bella questa idea dei quattro centrocampisti, cavalchiamola, possiamo avere comunque un piano di gioco diverso da quello che era, però devi avere comunque il piano B o il piano A e i quattro centrocampisti può essere il piano B, cioè alla fine la si può mettere come si vuole, ma devi sempre avere un'alternativa e il Napoli non ha assolutamente un'alternativa. Poi la situazione spogliatoio dove Conte ha letto o avrà letto qualche cosa per orgoglio personale, qualcuno vuole spiccare più di un altro, ci sono chiacchiericci e situazioni da placare e allora è lì che entrano in gioco i 9 milioni, l'esperienza dell'allenatore, lo staff. Cioè io mi posso aspettare in una squadra uno spogliatoio che si rivolta quando c'è poca esperienza, diciamo, a capo, ma quando l'esperienza a capo è da vendere, e allora è lì che non la riesco più a accettare. Poi c'è da dire, ed è questo è un dato di fatto, Conte all'Inter 2020-2021 cominciò comunque così il campionato, poi facendo quello che ha fatto, vince il campionato, ma se non vado errato, ovviamente se qualche tifoso dell'Inter passa sotto a questo video, ma ne dubito, diciamo può essere più preciso. In questo stesso periodo l'Inter di Conte imbarcava comunque gol e non riusciva a trovare compattezza. Conte torna con la difesa a 3, si mette di nuovo ovviamente a 3 dietro e riesce a risanare la situazione dei gol presi e comincia un altro cammino. Tornare a 3 a Napoli, perché no? Perché no? Se diciamo la via della solidità deve essere quella, può essere quella, perché non provarla? Alla fine abbiamo visto che con questo sistema, quando ti viene a mancare uno solo o due elementi che possono essere adesso un Rachmani e Lobotka con Buongiorno che è completamente fuori fase perché Moer sta rientrando, eccetera, eccetera, partita completamente insufficiente, ma non salviamo quasi nessuno nella partita ovviamente di Eindhoven, e allora riesci a far diventare anche un Cagliari forte, anche un Torino, lo stesso Como che ti verrà a prendere molto alto e ti farà girare la testa il Como di Fabregas, perché il Como di Fabregas gioca a memoria e se tu non sei sul pezzo e riesci a spezzare le azioni offensive, stai sicuro che le prendi dalla porta. Prendi il pallone dalla porta e lo devi riportare a centrocampo e questa situazione non va bene. Non va bene perché l'anno scorso eravamo la squadra più solida del campionato e d'Europa dal punto di vista dei gol presi. Non può essere che facendo un mercato con nuovi acquisti anche dal punto di vista difensivo stai messo peggio dell'anno scorso. Non può essere. E quindi ecco che mi rifaccio all'ultima considerazione e poi chiudiamo perché ovviamente non possiamo dilungarci tantissimo e né tantomeno lo voglio. 9 acquisti difficili da inserire, 9 facce nuove, 9
nuovi nomi nello spogliatoio, eccetera, eccetera. Qualcuno si prende, qualcuno non si prende. Ragazzo mio, ma cioè, l'allenatore deve pur far questo, non è che arrivano i calciatori, ah tu sei forte, ma metti in mezzo al campo e gioca da solo, assolutamente no, e tantomeno diciamo si crea un ambiente sano nello spogliatoio senza l'aiuto dell'allenatore. L'anno scorso è stato proprio il marchio di fabbrica del Napoli e quindi perché non si riesce a riproporre quest'anno? Non si riesce a riproporre quest'anno per la situazione di questi quattro centrocampisti è sempre lo stesso modulo e giocano sempre gli stessi. Tutto qua. Tant'è vero che hai fatto mercato per affrontare poi la Champions, la Serie A, le altre competizioni, la Coppa Italia, la Supercoppa che poi arriverà. Siamo quasi a inizio novembre ed è un periodo dove devi alternare per forza. Devi alternare per forza e per alternare serve che tu anche dall'inizio contro un PSV, contro un Torino, contro chi che sia, devi poter schierare anche un'altra formazione con 7, 8, 10 cambi che siano, avendo rotato un piano B, per quanto mi riguarda. Poi sarò troppo critico, se andate a vedere tutti i video sul canale io ho sempre sostenuto, continuerò a sostenere, però diciamo che non dobbiamo assolutamente poi tenerci tutto, non è assolutamente giusto, perché quando si va nella conferenza post partita dopo un 6-2 hai perso, hai giocato una schifezza, anzi non sei mai entrato in campo quasi o quasi nella partita contro il PSV, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa, basta, finisce lì, o al limite non ti presenti proprio, così come si è fatto anche qualche volta nell'anno post scudetto dove abbiamo cambiato 3 allenatori, non ci si presenta, basta, poi ma il Napoli non si presenta in conferenza, la multa, si paga la multa e basta, si scala dagli stipendi, fate come volete, ma se dobbiamo fare poi che dopo una sconfitta dove la situazione è già sotto sopra, dobbiamo anche rincarare la dose perché tu al limite in questa maniera cerchi di spronare qualcuno nello spogliatoio, ma secondo me non è questo il metodo e né tantomeno è Noah Lang il problema del Napoli. Anzi, ben venga Noah Lang e mi auguro che resti a Napoli, anche se la situazione ovviamente non è delle migliori. Fatemi sapere cosa ne pensate, poi da domani ci avviciniamo alla partita con l'Inter e quindi faremo il punto della situazione, come stiamo e come ci arrivano anche loro. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!